Rock Spacers! Sono tornato dalla Sicilia finalmente, sono tornato con 2 kg in più! Oggi, venerdì 4 ottobre, voglio dedicare questa puntata a una delle figure più iconiche della storia del rock, una delle donne più grandi che il buon Dio del rock ci ha donato. Oggi 4 ottobre di 49 anni fa ci lasciava all'età di 27 anni Janis Joplin, quindi questa puntata è dedicata a lei e ci vediamo tra pochissimo. Janis Joplin, ragazzi, che poesia, che magia e soprattutto che voce maledettamente blues. L'unica donna ad aver portato nel mondo del rock un'energia, una potenza, una graffianza tale da rimanere per sempre nella testa di chiunque l'ascolti almeno una volta. E oggi voglio parlare appunto di Janis Joplin, rendere omaggio a questa figura iconica, questa Madonna del rock. Per fare questo voglio raccontarvi un po' di chicche, un po' di curiosità prese dalle storie dei suoi album e dalle sue canzoni. Quindi quale modo migliore per conoscere un artista se non quello di andare a vedere un po' la sua discografia. E Janis Joplin purtroppo ci ha lasciato troppo presto e nella sua discografia ufficiale ci sono soltanto 4 album. Possiamo dividere la discografia di Janis Joplin in due fasi, pre e post Woodstock. Nella prima fase della sua carriera musicale, Janis Joplin incide 2 album con la sua band Big Brother and the Holding Company, mentre dopo Woodstock incide 2 album da solista. E se proprio uno non ha voglia di ascoltarsi 4 album, che perché? Perché no? No. C'è qualcuno che magari dice, vabbè, se proprio li devo scegliere, li devo centesimare, cosa posso scegliere? Sicuramente ci sono almeno 2 album che dovete avere per forza nella vostra collezione e che dovete ascoltare per capire almeno un po' Janis. E partiamo dal primo disco. Il primo disco è proprio Big Brother and the Holding Company Cheap Thrills. Questo è il secondo album registrato insieme alla sua band, lo vedete qui, eccolo, si vede? Sì. Ed è un album fantastico che al suo interno ha tracce come Summertime o Peace of My Heart. Questo è il momento migliore per dirvi che se volete continuare a vedere video come questi, l'unico modo è iscriversi al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornati su quando usciranno i nuovi video. Questo album contiene anche questa bellissima copertina piena di fumetti e io vorrei portare l'attenzione su un fumetto in particolare molto carino che è questo qui in basso a destra, questo qua. Come potete vedere c'è scritto Turtle Blues Vibes Courtesy of Barney's Beanery e adesso vi spiego cosa vuol dire. Allora, nel lato A ci sono quindi le tracce come Summertime e Piece of My Heart, ma c'è anche I Need a Man to Love, eccetera. Ma nel lato 2, oddio, dov'è? Non ci arrivo. Qua, nel lato 2, ragazzi, vedete che ci sono 3 canzoni. L'ultima, questa qui, Ballad and Chain, no, Ball and Chain, scusatemi. Di queste 3 canzoni, Ball and Chain è un brano live, mentre le altre due, Oh Sweet Mary è un brano in studio e poi c'è Turtle Blues. Turtle Blues è un brano in studio, ma al suo interno, come sottofondo, ha una serie di rumori che sono stati, questa è una piccola curiosità, registrati proprio da Janis Joplin con un registratore portatile all'interno, guarda un po', del Barney's Beanery. Quindi le vibrazioni di Turtle Blues sono live, sono proprio estratte
da questo locale, che era un locale di Los Angeles, di Hollywood, frequentato molto da musicisti, attori, scrittori, ed era un locale molto fervente che Janis e la band usavano frequentare in quel periodo. Alle spalle una bellissima Janis sorridente in bianco e nero. Il secondo album importantissimo da avere in discoteca, si può dire di avere in discoteca? Un po' bruttissimo. Il secondo album da avere è Pearl, secondo ed ultimo album da solista, che verrà pubblicato postumo, quindi soltanto nel 1971, conquisterà per lungo tempo, per 9 settimane se non erro, la numero 1, ma in particolare quest'album contiene anche la prima e ultima numero 1 di Janis Joplin come singolo, che ahimè arriverà dopo la morte. Partiamo dalla copertina. Come potete vedere è una copertina molto bella che ha una fotografia meravigliosa al suo interno con semplicemente la scritta Pearl. Pearl è l'alter ego di Janis, che quindi è raffigurata qui Pearl, Perla. È un po' come David Bowie con Ziggy Stardust, no? E Pearl viene ritratta da uno dei fotografi più in voga in quel periodo, uno dei fotografi rock più famosi che ha fotografato tantissima gente e in particolare ha collaborato anche moltissimo con Bob Dylan. Sto parlando di Barry Feinstein, che è stato anche l'autore della copertina The Times They Are Changing. E Barry Feinstein ritrae proprio Janis in questo suo personaggio, che non solo è appunto nella copertina dell'album, ma viene anche citato nei crediti della canzone di cui vi parlavo poc'anzi, quindi della numero 1 di quest'album, Me and Bobby McGee. E infatti, come potete vedere, c'è scritto Pearl Acoustic Guitar, quindi Janis suona la chitarra acustica in questo brano, e però si accredita nell'album proprio come Pearl. All'interno, che cosa abbiamo? All'interno abbiamo un brano, la prima traccia di quest'album è una traccia interamente firmata da Janis, sia testo che musica, e si chiama Move Over. Subito dopo c'è una straziante, meravigliosamente fantastica Cry Baby. Side 2 invece, sul lato B di questo disco, abbiamo altre tracce bellissime come appunto My Baby oppure Me and Bobby McGee, e in particolare, prima di arrivare a dirvi qualche curiosità su questo singolo, voglio spendere una parolina velocissima su Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, che è appunto la traccia numero 3 di questo disco, e che è un brano a cappella che è stato scritto in un bar quasi per scherzo, ed è una vera e propria preghiera. Janis in un certo senso prega Dio di regalarle una Mercedes ed è all'interno della strofa lei dice, leggo: Dio comprami una Mercedes, i miei amici hanno tutti la Porsche e io devo farmi perdonare. Meravigliosa, è 1 minuto e 50 blues, molto molto blues, molto molto rock, ascoltatela, ascoltatela. E arriviamo a Me and Bobby McGee. Me and Bobby McGee, che regalerà la prima numero 1 di Janis, purtroppo postuma, ma che non è stata scritta da lei, ma dal suo fidanzato dell'epoca, Chris Christopherson. Questo nome potrebbe non dirvi nulla, ma in realtà, ragazzi, è un nome molto importante del panorama folk country americano. Non solo di quel periodo, ma nella storia della musica folk e country americana. E che in quel periodo appunto era il fidanzato di Janis Joplin, e aveva scritto questa canzone sulla base di un'esperienza personale di autostop. A Janis piace molto questo brano e decide di impossessarsene, di fare delle piccolissime modifiche, di personalizzarla, di sentirla sua e di rendere questo country di Christopherson molto molto più rock, con delle scelte di arrangiamento, con delle scelte vocali che sono il tratto distintivo di Janis.
E di che cosa parla questa canzone? Questa canzone parla di un'avventura che ha vissuto appunto Christopherson in autostop insieme a Bobby McGee. Bobby McGee che era una donna. Ecco, nella versione di Janis Joplin il nome Bobby McGee rimane uguale, ma questa volta il sesso cambia, quindi diventa un maschietto. Ed è una canzone che parla della libertà, che parla del senso della vita, che parla della crescita di una persona e in particolare parla della crescita di Janis, quindi è una canzone che lei poi rilegge in chiave molto autobiografica, pensando e ripensando a tutto quello che lei ha vissuto, tutto quello che ha avuto e tutto quello che ha perso lungo il percorso della sua vita. È una canzone che parla di disillusione, parla di amore, parla del sogno americano, ma allo stesso tempo parla della vita. E c'è una frase molto bella che parla della libertà e dice, la cito non letteralmente più o meno, dice qualcosa come la libertà arriva nel momento in cui non hai più nulla da perdere. È una canzone che lascia il segno ed è una grande interpretazione quella di Janis. In chiusura a questo video vi chiedo qual è la canzone che secondo voi meglio rappresenta l'essenza di Janis Joplin. Quando pensate a Janis Joplin, qual è la prima canzone che vi viene in mente e qual è la canzone più bella che ha mai cantato, che ha mai scritto secondo voi? Commentate sotto e ci vediamo alla prossima puntata Super Super Rock. Ciao ragazzi, pace, amore e rock space!